Ciao amici, eccoci ancora tutti qua per creare insieme. Questa volta qui per me sarà un video veramente importante perché sarà la prima volta che cercherò di unire la mia vecchia arte del traforo con la mia ave dei trafori, ragazzi, con la mia nuova, arte. Sto imparando adesso a usare la fresatrice elettrica che avete visto, fresatrice verticale, scusatemi, che avete visto nel mio ultimo video, e cercherò di unirle tutte e due. In più metterò anche parte della resina con la mia resina, quella che utilizzo sempre, la RP700 Winter Rain. Quindi ragazzi, adesso vedremo di riuscire ad unire queste tre arti qua e vedremo cosa salterà fuori, che per me, vi ripeto, sarà un esperimento e sarà il mio ultimo video dove farò le varie prove. Dopodiché farò, dei video in particolare per spiegare sia le frese che utilizzo in questo video qui per fare le fresate che vedrete, e sia anche come colorerò la resina epossidica. Comunque adesso vi faccio vedere subito la mia prossima creazione, ed eccola qua. Come vedete, Paola è anche la farfalla con il cuore, dove ci saranno delle parti fresate e quindi poi riempite con la resina epossidica, e come vi ho detto prima, dopo vi farò vedere in un altro video, questo qui è il mio ultimo video di esperimenti, vi farò vedere come fare il procedimento per colorare la resina epossidica, e poi vi spiegherò anche in maniera molto dettagliata le frese da utilizzare con la fresatrice verticale. Il traforo già ve l'ho spiegato tantissime volte, diciamo che sapete ormai come lavoro col traforo elettrico. Quindi ragazzi, per me è un video veramente molto importante, ragazzi. Spero vi piacerà questo video qua e vedremo più. Sono tornato dalla spesa. Scusatemi amore, proprio adesso deve venire mia moglie. Scusa, non sapevo stessi registrando. Proprio adesso mi devi chiamare mia moglie con questi video molto delicati, molto importanti per me. Che c'è amore? Che c'è? Ci sta portando su tutta la spesa. Ma proprio adesso devi andare a fare la spesa. È necessario, tesoro. Va bene, dai, fammi finire qua il video che poi ti porto sulla spesa, dai. Dai, dopo per ripagarti ti lascerò scegliere la stanza. Ciao. Ragazzi, forse saranno i capelli ricci, però non lo so, anche ultimamente. Ragazzi, ci vediamo dopo. Adesso devo andare a aiutare mia moglie a portare sulla spesa. Ciao ragazzi, ciao. Dai amore, che sono stanco, sono qua al 10° viaggio, dai. Dai, ma. Bravo che hai finito. Ma perché hai messo quel bastone? La mia promessa. In che senso la tua promessa? Ma io mi sono fatto su e giù 10 volte. Perché? Infatti adesso puoi scegliere da dove iniziare a pulire, caro. Ma mi avevi detto che potevo scegliere io la stanza per pulire. Ma mi hai fregato di nuovo con le tue parole. Va bene, ciao. Oh, piccola Kitty, vai, piccola Kitty. E la mia manterra. Oh. Amici, io ero venuto su che era a 250 gradi, avevo paura anche di bruciare il legno, sono venuto qua di corsa a fare su e giù a portare l'acqua, e adesso sono qui a lavare a terra, ragazzi. Amore, ma quando finisco dopo facciamo qualche cosa? Certo, puoi preparare la cena. Ragazzi, facciamo aspetta che vado giù a creare, che è meglio, va, ci vediamo dopo. Ciao. Ragazzi, rieccomi di nuovo qua. Non è che alla fine mia moglie mi ha fatto provare solo una camera, mi ha fatto provare tutte le camere, compresa anche la cucina e il bagno. E che cavolo, quando mi parla di quelle cose lì io non capisco più niente. Ha trovato il mio punto debole, quindi mi inganna un po' come vuole. Il problema è che io mi sento veramente stanco, quindi per fare la mia prossima creazione Paola, che vi ho fatto vedere prima, che devo cercare di unire l'arte del traforo con l'arte della fresatrice, farò un po' fatica, perché comunque mi fa male anche un po' con la spalla sinistra, perché può a tenere, per pulire, per lavare a terra, mi fa male, sono troppo stanco, ragazzi, troppo stanco. Comunque ragazzi, io devo creare per voi, quindi adesso piano piano cerco di creare come ho sempre creato. Spero di non sbagliare nulla e che speriamo che venga una bella creazione come ho fatto sempre.
Comunque se non siete iscritti iscrivetevi subito al mio canale YouTube e ragazzi ci vedremo dopo per tutti i vari step per creare insieme, per fare la creazione Paola. Adesso vado veramente a riposarmi perché veramente sono distrutto, ci vedremo tra un po'. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, una volta trovata la tavola di legno dove posizionare la nostra stampa, andremo a levigarla con la levigatrice orbitale come ho fatto in tutti i miei video, con la grana da 220. Ricordatevi sempre di levigare nel senso della venatura del legno, ok ragazzi? Una volta levigata come diciamo nella maniera più corretta come la volete voi, andremo a posizionare la nostra stampa, andremo a cercare la posizione ideale e quindi andremo a mettere la nostra carta adesiva, la nostra carta nastro, per poter quindi mettere sopra la carta nastro la colla e quindi la stampa come faccio in tutti i miei video. Quindi ragazzi ci vediamo dopo per mettere a punto la nostra carta adesiva. A dopo. Amici, vi ricordo sempre che prima di mettere la nostra carta nastro andremo a dare una piccola levigata con la grana da 220 per lasciare un piccolo diciamo strato di polvere per far attaccare diciamo un po' meno la nostra carta e quindi non far danni quando verrà staccata via e finita la creazione, ok? Ok, una volta trovata la posizione ideale, come vi ho già detto prima, andremo a tracciare i contorni della stampa con una micromina, in modo tale che una volta messa la colla andremo a seguire appunto i segni esatti tracciati adesso. Perfetto, i segni ci sono tutti. A dopo! Ok, tutto è pronto per poter mettere la colla. Come vedete ci sono i segni che seguirò dopo per mettere la stampa. Adesso mettiamo la colla. Adesso con attenzione andremo a seguire le linee fatte con la matita e andremo ad incollare la nostra stampa con molta attenzione.
Ok, dopo aver incollato la stampa andremo con una matita o con un pennarello, andremo a segnare tutti i punti dove fare i fori per fare i cosiddetti tagli interni. Ok? Quindi adesso io li ho segnati tutti, adesso andremo a fare i forellini da 1 millimetro. A dopo! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Ok amici, la parte della creazione fatta con la mia ape dei trafori, che si è sempre comportata veramente molto bene, è stata fatta e ve la mostro subito. Ecco qui la creazione fatta con il traforo. Adesso io cosa andrò a fare? Andrò, diciamo, a fare le fresate interne qui nel cuore, come era l'immagine, diciamo, della stampa originale, e dopo le riempirò con la resina epossidica in base ai colori anche che mi ha indicato, diciamo, il proprietario di questa creazione qua. Io adesso andrò a fare un'altra piccola cosa. Andrò a trasferire la parte della farfalla che dovrò incidere, come ho spiegato anche in altri miei video, con questo procedimento qui di stampare, diciamo, l'immagine su una carta lucida, e poi andremo a trasferirla direttamente sul legno, mettendo un po' di pressione sulla carta, e quindi resterà qui la stampa. Io preferisco così perché, siccome devo fresare, preferisco seguire la linea direttamente nel legno senza mettere, diciamo, la carta come faccio per il taglio con il traforo. Quindi ragazzi, adesso vi farò vedere dall'alto come trasferirò l'immagine direttamente qui sul legno, e vi chiedo ancora scusa se non vi dirò le frese che utilizzerò appunto per fare la fresata, perché questa qui sarà diciamo la mia ultima creazione, con la quale farò delle altre prove con altre frese. Dopodiché, quando sarò veramente sicuro di quello che vi dirò, farò dei video apposta, farò un video dove indicherò, diciamo, le frese che ho utilizzato sia per questa creazione qui, ma anche con la mia prima creazione, quella dell'orma e dei cuccioli. Spiegherò appunto il loro funzionamento e le frese che ho utilizzato per fare queste fresate qui. Quindi abbiate un attimino di pazienza, ma vi illustrerò molto dettagliatamente appunto queste frese qui, e in futuro anche come colorerò la resina epossidica per riempire le fresate dopo. Adesso ci vedremo dall'alto per farvi vedere tutti i particolari del trasferimento dell'immagine. A dopo ragazzi! Ok ragazzi, questa qui è la creazione, ok? E qui ci sarà la stampa. La stampa che io vado a fare sulla carta lucida, in questo caso qui, è a specchio, perché la parte con l'inchiostro è questa qui. Quindi io l'ho stampata a specchio per poterla trasferire qui sul legno, in questo modo qua. La parte, vi ripeto, con l'inchiostro è qua sotto. Quindi io adesso andrò a far coincidere tutte le linee, ve la mostro un po' più da vicino. Andrò a far coincidere le linee della stampa, e dopo andremo a bloccarla. Una volta trovata la posizione ideale del cuore della farfalla, la andremo a bloccare con due pezzettini di carta nastro per poterla tenere fissa, ok? Andiamo a trovare la posizione ideale. Ok, blocchiamo. Perfetto, e adesso andremo a trasferire l'immagine. A dopo. Ok, adesso con una spatola andremo a fare un po' di pressione sulla stampa per trasferire appunto l'immagine. A dopo.
Ok, tutto è pronto per iniziare con la mia fresatrice, con il mio rifilatore, a fare le incisioni qua all'interno. Come vedete qui la farfalla, magari in alcuni punti non si vede bene la linea, basta prendere una matita per ripassare proprio le piccolissime parti, ragazzi. Ok? Comunque l'immagine è già tutta trasferita in maniera per me molto buona, quindi io seguirò queste linee qua. Quindi ragazzi, adesso ci vedremo per fare le fresate. A dopo! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.
There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Bene ragazzi, vi ho prima fatto vedere la creazione tagliata con il traforo elettrico e adesso l'ho ultimato le fresate col mio rifilatore, con la mia fresatrice verticale, e devo dirvi ragazzi che sono veramente molto contento della mia ape, dei trafori e della mia fresatrice, perché hanno fatto veramente un buon lavoro a parer mio ragazzi. E adesso vi mostro subito la creazione, spero vi piaccia. Eccola qua. Adesso, come al solito, io andrò a mettere 2 occhioli qui per poterla appendere e andrò a fare la prima verniciata con i colori che utilizzo sempre con le mie creazioni. Dopo averla verniciata io andrò a riempire le fresate che vedete qui della farfalla e del cuore, le andrò a riempire con la resina epossidica colorata. E la resina che utilizzerò, come ho già utilizzato altre volte, è la RP700 Winter Rain della Resin Plan, perché questa qui come resina resiste molto bene all'umidità, quindi non mi dà nessun problema. Quindi ragazzi, adesso state ancora qui, se avete un po' di pazienza di vedere la creazione ultimata al 100%, per fare tutti i vari calcoli e la colata della resina epossidica colorata, che come vi ho già detto in passato, comunque la spiegazione di come coloro anche la resina la farò nel video seguente, perché questa qui ancora è una mia prova. Ok ragazzi, quindi state ancora qua e ci vediamo dopo.
amici, la creazione è completa e ve la mostro subito. Eccola qua. Amici, io sono molto contento sia come al solito del mio traforo, della mia ape dei trafori con le lame omnidirezionali che mi fanno divertire a tagliare e a creare, sia del mio rifilatore della mia fresatrice verticale, sia della mia resina RP700 Winter Rain, appunto della resin plana, e veramente adesso sono riuscito ad unire tutte e tre queste piccole arti e veramente mi hanno aperto un nuovo universo di creatività. Sono delle piccole, diciamo, piccoli pezzi di fresatrice, di resina e di traforo, ma unite insieme mi hanno aperto veramente un nuovo universo e sono veramente entusiasta di questo cocktail. L'unica cosa adesso che vi chiedo, amici, un attimino di pazienza, perché i prossimi video, dato che questa qui era ancora una mia piccola prova per, diciamo, unire tutte e tre queste arti qua, adesso sono molto sicuro sia delle frese che ho utilizzato col mio rifilatore, sia nel modo di colorare con la mia resina epossidica, quindi adesso sono sicuro e faccio 2 video dove in uno descriverò dettagliatamente le frese, il modo come lavorano e tutto, diciamo, delle frese che ho utilizzato per fare queste fresate qua, ma anche dei video precedenti, e un video lo farò appunto per farvi vedere come coloro io la resina epossidica. E quindi ragazzi, vi chiedo ancora, se non siete iscritti, di iscrivervi al mio canale, di lasciare un bel like, e se per caso qualche mio contatto vuole andare a vedere la creazione che vi mostro di nuovo, Paola lo vuole andare a vedere direttamente dal vivo, questa creazione qua sarà appesa nel negozio Vivere Senza Glutine di Paola, appunto, che si trova, questo negozio qui, a Leno in provincia di Brescia. Io dopo metterò il link di, diciamo, dove è il negozio, anche dei contatti suoi, e quindi ragazzi, se per caso volete andarlo a vedere dal vivo, la Paola sarà molto contenta di ospitarvi con lei nel negozio per vedere appunto questa creazione qua e magari scambiare qualche parola con lei. Quindi ragazzi, vi ripeto ancora una volta, iscrivetevi al mio canale e ci vedremo per la prossima creazione. Ciao!